turismo della Regione Lazio. Siamo un ente contrattuale, il contratto nazionale del settore stabilisce l'istituzione di questi enti bilaterali anche territoriali per dare servizi alle aziende e ai lavoratori del settore. Questo ci consente di avere un'ampia rappresentatività delle aziende del settore del turismo, che è fatto di tanti comparti, quindi non soltanto l'accoglienza ma anche la ristorazione, e abbiamo oltre 2000 aziende e quindi lavoriamo proprio sulle attività per poter sostenere e sollevare le aziende da molti adempimenti. Il benessere organizzativo poi l'abbiamo cercato di sostenere attraverso delle iniziative legate per esempio al riconoscimento di un premio di produttività sulla base di obiettivi, aumento dei ticket per quanto riguarda il rimborso dei pasti e soprattutto legato a quelle che potevano essere delle iniziative di riconoscimento anche di quelli che erano i ruoli e soprattutto gli obiettivi che venivano raggiunti attraverso altre modalità. Quindi questo è un po' il lavoro che abbiamo fatto all'interno dell'ente e pensiamo di essere riusciti comunque quantomeno a raggiungere gli obiettivi positivi. Noi abbiamo avuto bisogno, dopo una fase post-Covid che ha chiaramente cambiato tutta una serie di meccanismi anche interni, abbiamo avuto bisogno di fare dei percorsi proprio legati a quello che poteva essere un nuovo modo di gestire gli enti bilaterali in una logica di maggior coinvolgimento di tutto il personale, in modo particolare dei 4 responsabili. Questo l'abbiamo fatto attraverso un percorso formativo anche di coaching individuale, soprattutto per quanto riguarda le 4 responsabili, che sono state impegnate in percorsi anche di personali, di ripensare un po' nel modo di gestire il proprio ruolo e quindi avere consapevolezza della loro leadership, però in una logica propositiva, in una logica di coinvolgimento del proprio team. Tutto il personale è stato anche coinvolto in questo percorso e abbiamo visto importanti risultati, perché questo ha consentito di alleggerire un po' il clima interno e soprattutto di rendere consapevoli le persone che lavorare in una logica di benessere organizzativo significa non soltanto creare una condizione di crescita dell'ente bilaterale, ma anche di stare in un posto di lavoro per tante ore in maniera sicuramente maggiormente positiva. Abbiamo cercato poi di mettere in pratica attraverso un progetto promosso proprio dall'ente bilaterale questo tema della valorizzazione di competenze e comunque l'inserimento nel mondo del lavoro, sostenere percorsi di incontro con un'offerta di lavoro delle persone fragili, cioè che si rivolgono a tutte le associazioni del terzo settore. È stato, questo è stato un momento importante, perché alla prima riunione hanno partecipato più di 30 associazioni, con cui adesso avvieremo un percorso anche di colloqui con persone che si rivolgono a queste associazioni per poter capire se ci sono persone adatte che possono essere formate per poter inserirle all'interno dell'azienda. Questo è una buona pratica che l'ente bilaterale assume in sé, anche perché le parti che compongono l'ente bilaterale sono le associazioni datoriali, ma sono anche le associazioni sindacali che rappresentano i lavoratori, e quindi comunque riteniamo utile che anche l'ente bilaterale si spinga verso un ruolo sociale proprio per potersi distinguere anche da quelle che sono le attività ordinarie dell'ente bilaterale, e quindi abbiamo pensato di presentare questo progetto in modo tale da venire incontro anche alle esigenze non soltanto delle persone che hanno necessità di trovare un posto di lavoro, ma anche per soddisfare le esigenze delle aziende che cercano personale da occupare.